Buonasera a tutti, bentrovati. Ciao Enzo, ciao Jessie. Passiamo al posto a Jessie. Hi everybody, buonasera. Bene, saluti a tutti, ben ritrovati. 38esimo incontro. 38th meeting. Bene. Con questo incontro finiamo la 7ª conferenza e incominceremo l'8ª. With this meeting, we will finish up with the 7th conference and we will start the 8th one. Possiamo dire che l'elemento principale Need to say that the main element è la relazione tra la pianta e l'animale. is the relationship between the plant and the animal. Bene. Lo Steiner prima, come dire, un po' riassume le componenti dell'organismo agricolo. Steiner kind of summarized the components of the agricultural organism. Bene, ci dice che a voler mettere più cose si produce di meno che mettendo meno cose. He said that by putting more things, you produce less than putting less things. Ossia il voler, come dire, riempire il terreno di piante che non siano in armonia tra di loro crea un problema tra le piante che quindi producono di meno. So basically what we're saying is that if we put a lot of plants that are not in harmony with one another, then that actually creates a situation in where they produce less. Whereas if we have a lower amount of plants that are in harmony with one another, they will produce more. Bene, e poi introduce un concetto, in realtà dice solo una parola che è fondamentale. And then he introduces a word that is very fundamental. E dice la parola nessi. Says the word nessi. Io ho tradotto connections perché nexus non mi pareva giusto. Ok, non sapevo, ok. Nessi come collegamenti. Connections, ok. Allora, quando noi studiamo le piante e gli animali, So when we study plants and animals, dovremmo fare questo sforzo di superare il cosa, arrivare al come, arrivare al perché e arrivare al chi. Questo lo sa già. we have to put in some effort to overcome the what, to then understand the why, and then the because. Dilli tutti e quattro. Sorry. The what, how, the why, and the who. Noi abbiamo ben chiaro il cosa. We are very clear with the what. Anche un po' il come, perché stiamo attenti a come sistemare le cose. Maybe even a little bit the how, because we pay attention of how we place things. Sul perché però già siamo, come dire, comandati dalle leggi economiche. On the why, we are already starting to get ruled by the financial rules, the economic rules. E al chi non ci pensiamo. And we don't even think about the who. E qui sarebbe riconoscere il sistema spirituale di forza e entità che agisce nella pianta o nell'animale. The who is to identify the forces, the entities that are acting in the plant and in the animal. Questo sarebbe il livello di portare il pensiero allo Spirito Santo. This would be the level of bringing our thought into the Holy Spirit. The level of the Holy Spirit. Sappiamo che santo è una parola latina. We know that holy or saint is a Latin word. Che vuol dire distribuito e presente in tutte le cose. Which means distributed and present in all things. Bene. Primo livello per arrivare a questo punto è saper leggere il libro della forma delle piante. The first step to be able to do this is to be able to read the book of form of plants. Anche animali, anche tutte le cose. And animals and everybody else. Forma si intende anche il colore, non solo la morfologia. By form, also the color, not just the morphology. Se possiamo dire quello che entra nei nostri sensi. What enters within our senses. E questo è l'inizio della famosa prima coscienza superiore, la coscienza immaginativa.
And this is the imagination. Bene. Poi lo Steiner quindi accenna al rapporto, ad esempio, che c'è tra il frutteto e il bosco. Then Steiner, for example, mentions the relationship between the orchard and the woods. La prima immagine. Immagine. E quindi quando noi, come dire, cogliamo l'essenziale di una cosa, And so when we grasp the essential of something, ad esempio quella di sinistra nel disegno, for example, on the left in the drawing, e poi cogliamo l'essenziale di un'altra parte di destra, and then we grasp the essential part of another thing, possiamo arrivare alla coscienza superiore che li collega nella loro connessione, nel nesso. then we can reach the higher consciousness that connects them. Questa è la coscienza del figlio. This is the consciousness of the son. Quindi la coscienza ispirativa So inspiration, ed è quella del terapeuta. and the one of the therapist. Quindi noi sappiamo, ad esempio, per un animale qual è l'alimentazione giusta da dargli. So for example, with an animal, we know what is the proper nutrition for that animal. Oppure per una pianta qual è la concimazione corretta. Or for a plant, what the proper fertilization is. Perché faccio la connessione tra la pianta e la concimazione. Because I create a connection between the plant and the fertilization. Questo è, puoi toglierci, questo è la base per poter lavorare in agricoltura o nella natura. This is the foundation to be able to work in nature and agriculture. Quindi sviluppare in noi le forze del principio della terapia. So to develop within us the forces of the principles of therapy. Il secondo passaggio, l'abbiamo già detto, invece è arrivare al libro della vita. The second step, as we have already mentioned, is to reach the book of life. Quindi non pensare più in termini di sostanze, ma rapporti di vita. So no longer thinking in terms of substance, but thinking in terms of relationships in life. Bene, questo poi è ancora un passo da fare, Then there's an additional step to take. quindi arrivare al famoso chi, Then reaching the famous who. il chi nel complesso di tutto il grande disegno evolutivo della natura. The who in the overall complex of nature, of the element of nature. E questo è il libro delle coscienze, And this is the book of consciousness è la sfera del padre. and the sphere of the Father. Quindi lo Steiner comincia a parlare di connessioni, di nessi, per stabilire il giusto rapporto tra la pianta e l'animale. So Steiner speaks about these connections to create the proper relationship between plant and animal. Per arrivare al libro della vita, ma ancora di più anche al libro delle coscienze, To reach the book of life, but even more the book of consciousness, dovremmo avere una chiave per questo percorso. we need to have a key for this path. E la chiave è che la vita è un'espressione dell'amore di Dio. And the key is that life is an expression of the love of God. Quindi io devo ragionare, diciamo, in espansioni di forze di amore. So I need to reason and think in expansions of love. E anche la Expansions of relazione, expressions of love. e anche la relazione pianta con pianta, terreno, animale, devo vederla in una relazione di amore. So even like the plant with the soil, plant with animal, all these different connections, we need to see them as love. Questo vuol dire che la testa serve a poco e niente. This means that the head is worthless. Questo è il pensiero del cuore, This is the thought of the heart, che è una meta per l'umanità di oggi. which is a goal for nowadays humanity. Arrivare a portare quel calore di cuore, To have this warmth of the heart, che il nostro io, invece che partire da qui dalla testa, and our I, instead of starting from our head, diventa il centro del cuore. becomes the center of our heart. E questo è tutto un lavoro che solo abbiamo accennato.
And this is a whole work that we just mentioned. Dopo questi accenni ai nessi, al chi delle cose, After these mentions of these connections, the who of things, infatti al 31esimo capoverso lo Steiner pone la domanda. on the 31st sentence, Steiner places a question. Ma che cos'è un animale? But what is an animal? Sembra una domanda un po' retorica, no? It seems a bit of a rhetoric question. E bisogna capire come lui pone la domanda. And we need to understand how he asks this question. Le parole esatte sono: The exact words are la relazione tra il mondo vegetale e un animale. the relationship between the vegetal world and one animal. Allora, il mondo vegetale lo vede come un insieme, The vegetal world sees it in an overall manner, mentre l'animale lo vede come singolo. while the animal is seen as singular. E perché fa questa distinzione? Why does he make this distinction? Perché nell'animale è entrata l'anima. Because in the animal, the soul entered. Quindi comincia un principio di coscienza superiore. So a principle of higher consciousness begins, Mentre la pianta vive molto di più in una coscienza di gruppo. while the plant lives more in a group consciousness. Ad esempio, sappiamo che l'animale ha gli organi interni, For example, we know that animals have inner organs, fegato, polmoni, cuore, eccetera. liver, lungs, heart, and so on. Anche l'uomo ha il fegato, i polmoni e il cuore, Man also has liver, lungs, heart, and so on. però hanno dei compiti completamente diversi. But the tasks are completely different. Allora, mentre nell'animale questi organi sono come i terminali di forze cosmiche, So in an animal, these organs are like the terminals of these cosmic forces. nell'uomo sono anche dei centri di coscienza. But in man, they are also centers of consciousness. E nella pianta? And in the plant, La pianta non ha organi interni. plants do not have inner organs. La pianta c'ha il cuore, The plant has a heart, ma dov'è il suo cuore? but where is her heart? E gli organi della pianta sono nelle forze formative. The organs of the plant are in the formating forces. Quindi la pianta ha gli organi nel cosmo. So the plant has the organs in the cosmos. L'animale li ha in sé, ma non portatori di coscienza. The animals has the organs within himself, but they are not bearers of consciousness. Quindi l'animale prende in sé una parte del cosmo, un aspetto del cosmo. So the animal brings within himself a part of the cosmos. Mentre nell'uomo entrano queste forze del cosmo e si manifestano anche come coscienza. While man, yes, brings in these forces from the cosmos, but they also show up as consciousness. Quindi, ad esempio, alla domanda di dove è il cuore delle piante, So, for example, the question of where is the heart of plants? sarebbe da fare un sondaggio, ma non è troppo improvviso. E vi lascio 3 secondi per pensarlo. I want you to think about this for 3 seconds. Il cuore delle piante è sullo zodiaco. The heart of the plants is in the zodiac. Dobbiamo pensare in modo completamente diverso. We need to think about all of this in a completely different manner. Bene. Allora, da questi pensieri si incomincia a impostare il rapporto tra la pianta e l'animale. From these types of thoughts, we're starting to create a foundation, a connection between the plant and the animal. Il rapporto principale è tramite l'alimentazione.
And the main relationship is through nutrition. Quindi per comprendere l'essenza dell'alimentazione So to understand the essence of nutrition, devo avere ben chiaro cosa corrisponde al mondo vegetale e cosa corrisponde al mondo animale. I need to be very clear on what corresponds to the vegetal realm, sorry, and what corresponds to the animal realm. Se no faccio come il chimico che prende una sostanza e la utilizza. Otherwise, I'm like a chemist and I just grab a substance and I use it. Gli servono un tot come quantità di unità di azoto I need a certain amount of nitrogen, e non guarda l'origine, è tutto azoto. and he doesn't look at the origin. Bene, invece se guardiamo questi rapporti di natura, But if we look at these relationships in nature, uso la parola dello Steiner, se abbiamo la giusta comprensione del rapporto tra pianta e animale, using Steiner's words, if I have la giusta comprensione del rapporto tra pianta e animale, if I have the right understanding of the relationship animal-plant, e qual è la giusta? and what is the right one? Se non ci interessa, ossia non è prioritario l'analisi chimica del cibo, dell'alimento, So the chemical analysis of food, it doesn't matter. allora cos'è il giusto? So what is this right? Ti abbiamo detto che la vita è amore, We said that life is love. quindi la natura è espressione dell'amore di Dio. So nature is the expression of the love of God. E se io incomincio a rapportarmi con la natura con questo senso di amore e di gratitudine, If I start putting myself in relationship with nature in these terms of love, of gratitude, allora la natura, che è un'espressione di Dio, then nature, who is an expression of God, comincia a sussurrarci delle cose, she starts whispering things to us, immagini, intuizioni, quello che sarà. images and so on. Bene, quindi i segreti, che perché sono dei segreti, incominceranno a rendersi manifesti. So the secrets, which are secrets, will begin manifesting themselves. Bene, poi lo Steiner continua con questo pensiero, And Steiner keeps moving forward with this thought, perché adesso la domanda che lui fa è: cosa sono allora gli animali? because now the question that he asks is, so what are animals? E dice che l'animale dobbiamo comprenderlo guardando il rapporto con l'ambiente, con la natura. We need to look at the animal under the lens of the environment that it's around him. Sì, l'altra immagine, sì. Perché sarà tutto l'ambiente che entra nell'animale a formare gli organi. Because the whole environment will then enter into the animal and form the organs. E allora abbiamo questa vita diffusa And we have this diffused life, che ha due portatori principali, which has two main bearers, l'aspetto solare e l'aspetto lunare. the solar aspect and the moon aspect. L'aspetto solare agisce sempre sul muso, The solar aspect always acts on the face, entra come un vortice nel muso, enters like a vortex into the face. vede bene nei cavalli che qui hanno un vortice. And the horses, you can see they kind of have like a little star or something here. Beh, oppure quella lunare entra invece orizzontale dalla coda. And then the moon one enters horizontally from the tail. Abbiamo già parlato l'anno scorso dell'alimentazione dell'animale. We already spoke about the nutrition for animals last year. Quindi abbiamo due tipi di cibo che entrano nell'animale. So we have two types of food that enter the animal. Un vortice solare e un vortice lunare. A solar vortex and then a lunar moon vortex. E se l'animale non è abbastanza equilibrato, And
if the animal isn't well balanced, lui non riesce ad assorbire tutto il cibo che entra dal muso e dalla coda. he is not able to digest all the food that comes in from the face and from the tail. E quindi resta, come dire, della forza di alimento del cibo sulle superfici. And so some forces of the food, so to speak, stay in the surfaces. E arrivano le mosche. And then we have flies. Le mosche vengono a nutrirsi di quel cibo che avanza. The flies come and feed off of that leftover food. Ed è difficile trovare mosche sulla schiena di una vacca, ad esempio. For example, it's hard to find flies on the back of a cow or a horse. Ma sono sempre o sul muso o sulla coda. They're always either on the face or on the tail. La presenza, la quantità di mosche ci dice dove quell'animale è bloccato nella sua nutrizione cosmica. The amount of flies tell us how much that animal is blocked in the cosmic nutrition. Allora, in precedenti incontri abbiamo detto che, ad esempio, dalla coda basta fare questo vortice in entrata della coda. For example, in previous meetings, we said to make this vortex coming in through the tail, Girare antiorario, counterclockwise. farlo una decina di volte, Do that about 10 times. con coscienza che stiamo diventando veicolo della vita diffusa lunare. With the consciousness that we are becoming the vehicle for the lunar forces. E quindi l'animale si riequilibra. And then the animal can find balance. Se le mosche sono da tutte e due le parti, si fanno i vortici da tutte e due le parti. If the flies are both on the muzzle and the tail, do it from both ends. Qui cambieremo l'immagine, Silvia, metteremo quella con i vortici. Scusate, me lo scrivo anch'io. Va bene, puoi toglierci. Bene. Bene, allora abbiamo questa polarità principale nell'animale. So we have this main polarity in the animal. Come abbiamo nella pianta tra radice e fiorifrutto. Like we have in the plant between the root and fruit and flower. E tutti gli animali hanno la coda, no? Praticamente. All animals pretty much have a tail. Quello che li differenzia di più è la corrente solare, la corrente cosmica. What differentiates them is the solar current. Quindi la vacca ha le corna per prendere questa corrente cosmica. Cows have horns to grab this cosmic nutrition. Il cavallo c'ha la criniera. Horses have manes. E il cinghiale c'ha quei dentoni sotto. The boar has like those tusks, I think they're called. L'asino c'ha le orecchie lunghe. The donkey has really big ears. Anche la lepre c'ha queste orecchie. Even the rabbits have big ears. Quello è lo specifico, la capacità specifica di ricollegarsi con il cosmo. So again, the specific quality to connect with the cosmos. Come dire, per prendere specifiche forze. To then take on specific forces. Qui c'è tutto uno studio che si potrebbe fare. There is a whole study we could do on this. E queste forze anche hanno una caratteristica dell'aspetto lunare posteriore. Even the lunar forces, the ones coming from the back, behind. Perché attraverso la coda entrano le forze lunari. Because through the tail, the moon forces enter. E la luna si porta dietro Mercurio e Venere. And the moon brings behind her Mercury and Venus. E questa è la forma differente che hanno gli uteri dei vari animali. And this is the different shape that the different uteruses have amongst animals. Bene, tutto uno studio da sviluppare. This is a whole study to develop. Una cosa che invece è facile per comprendere l'animale. And one thing that is easy to understand animals. È il colore del mantello.
is the color of their fur, their mantle. Più un animale è evoluto, The more evoluted an animal is, e più il mantello è bianco. the wider they are. Il liocorno, l'unicorno, The unicorn, non è un cavallo marrone di pelo, unicorn isn't a brown horse. è bianco. He's white. Ecco. Perché quando un animale arriva al mantello bianco, Because when an animal reaches the white mantle, è il colore del sole. it's the color of the sun. Vuol dire che che è salito, si è collegato fortemente al livello del sole. That means that he was able to strongly connect the level of the sun. Allora, se prendiamo i cavalli che hanno tanti colori, And if we, for example, look at horses who have a lot of different colors, allora ad esempio un cavallo nero, a black horse, for example, quello di Zorro, the one of Zorro, nei film è il cavallo del cattivo, who in movies is the horse of the evil ones. allora il nero è come colore, Black is the color, è l'immagine spirituale della morte. is the spiritual image of death. Quindi il cattivo che uccide tutti c'è il cavallo nero. So the one who kills everybody is the black horse. Invece l'eroe è il cavallo bianco, While the hero is the white horse, che è l'immagine animica dello spirito. which is the anemic image of the spirit. Diciamo qualcosa sugli animali, giusto per comprenderli un po'. We're trying to share a little bit about animals so that we can understand them better. Se parliamo del cavallo ancora, If we keep speaking about horses, è l'ultimo animale che l'uomo ha espulso da sé. it's the last animal that man expelled from himself. E questa espulsione corrisponde a una conquista dentro l'uomo. And this expelling is like a conquering within man. Non sto dicendo che l'uomo ha partorito il cavallo, I'm not saying I'm not saying that man gave birth to the horse. È dall'anima dell'uomo che sono uscite le forze più basse e si sono fissate nel cavallo. It's from like the parts of the soul of man that exited man and they got fixed in the horse. E questa è la forza del pensiero. And this is the strength, the force of thought. Per cui il piacere di andare a cavallo, So enjoying going horseback riding, soprattutto le belle fanciulle. especially for young girls. Perché a Jessie piacciono molto i cavalli. I really like horses. Tutti gli animali, però sì. Va bene. E quindi il fatto di stare sopra un cavallo So sitting on a horse dà questa capacità, questa induce, soprattutto nelle fanciulle giovani, il controllo del pensare. gives, especially to young girls, this like sense of control over the thought. Soprattutto nella fase di pubertà, questo è il momento dove l'anima scalpita, ecco, diciamo, al cavallo. Especially during puberty, where the soul is a little bit all over the place. Bene, volevo dire ancora due parole per comprendere gli animali. 2 more words on animals. Ad esempio è importante anche il tempo della gestazione, la durata. Even the duration of gestation is important. Porto l'esempio che conosco, The example that I know, che è con il cavallo. the horse. Ora, il cavallo normale ha 342,7 giorni di gravidanza. For the normal horse, it's 342.2 days of pregnancy. Sì. Mentre invece il cavallo arabo, il cavallo da corsa, ne ha 334. While the Arabian horse is 334. Quindi sono 8-9 giorni di meno. So there's about 8-9 days less.
La domanda è perché? Why? Allora bisogna andare a fare un po' di matematica. We need to do a little bit of math. Allora, prendiamo il cavallo normale. So let's look at the normal horse. 342 giorni,7. 342.7 days. Togliamo i giorni che impiega Venere a fare un giro su se stessa. Let's subtract the days that it takes for Venus to do one round around herself. Che sono 224 giorni,7. 224.7 days. Avanzano 118 giorni. 118 days are left over, remaining. Dividiamo per 4 We divide that by 4 e troviamo 29,5. and we have 29.5. Il ciclo della luna sinodica. The cycle of the synodic moon. Quindi la gravidanza del cavallo da lavoro So the pregnancy of the work horse è legato a Venere is connected to Venus e 4 cicli della luna sinodica. and 4 cycles of the synodic moon. Se adesso guardiamo il cavallo arabo, If now we look at the Arabian horse, quanti erano? 334 giorni, 334 days, togliamo Venere subtract Venus, e rimangono 109 giorni. and then we have 109 days left. Dividiamo per 4 Divided by 4, e abbiamo 27,3 giorni. and we have 27.3 days. Il tempo del ciclo della luna siderale. The cycle of the sidereal moon. Allora, cosa vuol dire questo? So what does this mean? Che tutto il mondo dei cavalli ha come riferimento Venere, That the whole world of horses have Venus as a reference, solo che il cavallo da lavoro ha riferimento la luna sinodica. but the work horse has as a reference the synodic moon. Mentre il cavallo arabo ha come riferimento la luna siderale. While the Arabian horse has as a reference the sidereal moon. E sappiamo che ha un carattere completamente diverso. And we know that they have a completely different character. Uno è il cavallo da lavoro, da tiro, e l'altro è da guerra, da corsa. One is a workhorse pulling things, and the other one is a racehorse, a war horse. Molto più scattante, più leggero, insomma, no? Nervoso. He's more nervous. Bene. Allora, come è accaduto questo? How did this happen? Perché all'inizio c'era solo il cavallo da lavoro. Because at the beginning there was only the workhorse. Allora, come quello che è successo è scritto nel Corano. What happened is written in the Quran. C'è scritto che Maometto ha preso il cavallo da lavoro Muhammad took the workhorse e è andato nel deserto. and he went in the desert. Non mi ricordo adesso quanto tempo c'è stato. Yankio, I don't remember how many days he stayed in the desert. È tornato fuori col cavallo arabo. When he came back, he brought out the Arabian horse. Allora bisogna tradurre questo racconto. We need to translate this. Deserto vuol dire la zona dei germi originali del mondo animale. The desert, it is the place of the original germs of the animal world. Possiamo dire la matrice. We can say the matrix. E ha fatto un lavoro di genetica spirituale. And he he carried out a work of spiritual genetics. Allora, siccome sappiamo che l'Islam è molto legato alla Luna, all'Arcangelo Gabriele, la Luna, We know that the Islamic culture is very attached, connected to the moon. lui ha potuto essere tramite per manifestare queste forze di luna siderale cambiando il cavallo. He was able to be like the vessel to work with these sidereal moon forces and change the horse. Questo è l'ultimo lavoro di genetica spirituale di cui si ha conoscenza.
this is the last work of spiritual genetics that we know of. L'altro famosissimo è quello che ha fatto Zarathustra sul frumento. The other famous one is the one that Zarathustra carried out in wheat. Bene, allora adesso lasciamo questo mondo dell'animale un momentino. Let's just leave this animal world to rest for a little bit. Abbiamo cercato di capire un pochettino qualcosa dell'animale We try to understand a little bit about the animals. e torniamo a Koberwitz. Let's go back to Koberwitz. Steiner dice che l'animale è un captatore di aria e calore. And Steiner says that the animal is a captivator of air and warmth. Un'immagine, Silvia. Allora, vediamo come arriva l'immagine. Ecco, il calore che entra in lui andrà a formare soprattutto le ossa. The warmth that will enter within the animal will go and create above all bones, Entrerà soprattutto per il muso, and it will enter through the muzzle, mentre l'aria entrerà più per la coda e produrrà carne. while the air will enter mainly through the tail and it will produce meat. Questo vale anche per l'uomo. This also applies to man. Bene. E quello che invece l'animale non assorbe direttamente What the animal does not absorb directly è la terra e l'acqua. is water and earth. Quindi calore e aria li assorbe direttamente, So he absorbs warmth and air directly, terra e acqua dobbiamo dargli. but we need to give him earth and water. E si capisce che terra e acqua vuol dire pianta. And we understand that water and earth is plants. La pianta è proprio il completamento dell'animale. The plants are the completion of the animal, Solo che bisogna sapere quale pianta, eccetera, eccetera. but we need to know which plant and so on. Bene, allora l'animale può prendere anche qualche sostanza minerale, terra, dall'aria. So the animal can also grab some earth mineral elements from the air Con un processo di condensazione omeopatico dall'aria. through a homeopathic process of the air. Però non è sufficiente. But this is not enough. Benissimo. Bene, allora torniamo al rapporto tra l'animale e la pianta. Let's go back to the relationship between animal and plant. E allora abbiamo che la pianta diventa il completamento dell'animale. So we have that the plant becomes the completion of the animal. Quindi l'animale si collega direttamente alla vita diffusa. So the plant connects directly to the diffused life. La pianta o l'animale? Animale. The animal. Non ho detto l'animale. Animale. Ho capito pianta. Va bene. Scusa se- Mentre la pianta non ha questa capacità di collegarsi direttamente alla vita diffusa. Wow, the plant does not have this ability to connect directly to this diffused life. Ci vorrà qualcosa d'altro. Something else will be needed. Precisiamo subito che ci sono alcune piante che invece sanno collegarsi alla vita diffusa. But I want to clarify that some plants are able to do so. Sono quelle con tante spine. The ones with a lot of thorns. Le piante pioniere che crescono nei posti aridi. The pioneer plants that grow in dry places. E queste spine sono antenne per ricevere le forze cosmiche. And thorns are antennas to receive the cosmic forces. Oppure nel frumento le ariste, no? Gli aghi che sopra. Or in like wheat, I baffi, li chiamiamo in inglese. the mustache that it has. Bene. Va bene, hanno capito. Va bene. Poi c'è il discorso, quindi, che se noi vogliamo allevare un animale da carne o da latte, dobbiamo cambiare l'alimentazione. Then there's also the
the discussion that if we want to raise an animal because of meat production or milk production, then we have to change the nutrition. E ci arriveremo piano piano. And we will get there little by little. Quindi qui adesso lo Steiner ripete più volte lo stesso concetto. So Steiner repeats the concept several different times. Ha visto che la gente dormiva, non ce la faceva. Then he saw that people just couldn't keep up and started falling asleep. Perché in totale lo ripete 3-4 volte. Because he repeats it 3 or 4 times. Allora dice che l'animale è un essere che vive in sé stesso. He says that the animal is a being that lives within himself E vive in questo assorbimento di aria e calore. and lives in this absorption of air and warmth. E dice che tutto l'ambiente che lo circonda appunto viene assorbito. And he says that all of the whole environment that is surrounding him is being absorbed. E questo primariamente entra per il muso. And primarily speaking, this enters through the muzzle, Abbiamo detto che crea le ossa, creates bones, ma anche tutto il sistema nervoso. but also the whole nervous system. Ecco. Mentre abbiamo detto che l'aria forma la carne e quindi i muscoli. While the air creates flesh, meat, and so muscles. Bene. Steiner ripete ancora, io seguo, che l'animale è incapace di elaborare direttamente terra e acqua. Once again, Steiner says that the animal is not able to process or take in water and earth. Il mio punto di vista, in realtà lo Steiner sta preparando i due tipi di alimentazione. But from Enzo's point of view, Steiner is preparing for the 2 type of nutrition. L'alimentazione cosmica The cosmic nutrition e l'alimentazione terrestre. and the earthly nutrition. Quella assorbita direttamente The one that is being absorbed directly è quella che l'animale deve invece mangiare. and the one that the animal needs to eat. Bene, quindi con la materia fisica. So physical matter. Bene. Allora, andiamo avanti. Attraverso l'alimentazione cosmica, Through the cosmic nutrition, calore e aria, warmth and air, quindi abbiamo le ossa, il sistema nervoso e la carne. bones, nervous system, meat. Mentre quindi il peso proprio dell'animale, l'animale alla fine è questo, no? So the weight of the animal. Ecco. Mentre invece l'alimentazione terrestre While the earthly nutrition viene mangiata, l'alimento, eats the food, viene masticato, it is chewed, the food is being chewed, arricchito della saliva, enriched with saliva, quindi la terra diventa acqua so the earth becomes water, e poi scende. and then it goes down. Bene. Questo arriverà fino all'intestino, This will get to the intestine. verrà completamente smaterializzato. It will be completely dematerialized. Una parte passerà alla membrana intestinale One part will go to the intestinal membrane come eteri di calore. as ether of warmth. E se fosse nell'uomo poi risale If this were to be man, then it would reascend. a quando arriva ai reni si arricchisce degli eteri di luce. When it reaches the kidneys, it gets enriched with ether of light. Poi abbiamo il fegato con l'etere del chimismo. Then liver, chemical ether. Bene. E poi abbiamo l'etere di vita col cuore. And then the ether of life with the heart. Poi arriva il collo. Then the neck. Quindi dove c'è l'osso atlantideo? Where there Atlantideo. the
plantis bone. E lì abbiamo il rovesciamento. And there we have a reversal. La componente eterica The etheric component entra nella manifestazione fisica. enters into the physical manifestation. E abbiamo il cervello. And we have the brain. Cervello e testa. Brain and head. Quindi questo vale anche per l'uomo. This also applies to man. Quindi la testa è figlia della nutrizione terrestre. So the head is the daughter of the earthly nutrition. Dal collo in giù siamo figli della nutrizione cosmica. From the neck down, we are daughters, sons of the cosmic nutrition. Ma a cosa serve questo processo? But what do we need this process for? Che se l'alimentazione è di buona qualità, If the nutrition is of good, high quality, io avrò un cervello, una testa di buona qualità. I will have a head of a good quality head. Quindi quando la nutrizione cosmica entra in me, So when the cosmic nutrition enters within me, occhi, orecchi, naso, eyes, ears, nose, nella vacca sono le corna, il cerchietto del cavallo, in the cow, it's the horns, in the horses, it's the star. viene come condensata. It is like condensed. Deve essere, diciamo, presa e preparata al suo rovesciamento. It needs to be, so to speak, taken and prepared for its reversal. E scendere a sostanziare il corpo. And descend and substantiate, support the body. Quindi questa corrente che è fatta di immagini, ancora, So this current that is made of images, arriva ancora al collo, l'osso atlantideo, again reaches the neck, this Atlantis bone. e adesso c'è il rovesciamento nella condensazione And then we have a reversal of the condensation. e abbiamo il corpo, la massa. And we have the body, the mass. Ma allora a cosa serve la nutrizione materiale? But so what does the material nutrition serve? Avere una testa che funziona bene, We have a head that works well. perché la nutrizione terrestre scende, torna su e condensa la testa. Because the earthly nutrition descends, goes back up, and then condenses in the head. E se il mio sistema neurosensoriale funziona bene, And if my neurosensory system works well, io sarò molto bravo nel condensare la nutrizione cosmica. I am really good at condensing the cosmic nutrition. Quindi il cervello, la testa è l'organo captatore. So the head, the brain, is the captivating organ. Quindi captare sempre meglio. So to be able to grasp, captivate better and better. E dare l'impulso poi a scendere. And then give the impulse to then descend. Rovesciandosi in materia. Reversing itself into matter. Bene. Di questo abbiamo parlato a lungo ancora nella seconda conferenza. Talked a lot about this during the second conference. Bene. Quindi abbiamo, questa è la base dell'alimentazione. So this is the basis, the foundation of nutrition. Vale anche per l'uomo. It also applies to man. Solo che nell'uomo si aggiunge la coscienza. But in man, the consciousness is added. Bene. Tira, puoi togliere. Poi lo Steiner porta un pensiero anche interessante. Then Steiner brings another interesting thought. Dice, ma allora qualcosa del genere dovrebbe succedere anche nella pianta. So something similar to this should also be happening in the plant. Anche la pianta dovrebbe elaborare aria e calore. Even the plant should be able to elaborate air and warmth. Perché è sempre una nutrizione cosmica. Because it's always cosmic nutrition. E lo Steiner dice chiaro, questo non avviene. And Steiner says very clearly, this does not happen. E dice una bellissima cosa. He says a beautiful thing. Che il pensiero analogico non serve a niente nella vita. That the
analog thought doesn't serve anything in life, perché due regni diversi hanno delle leggi diverse. because two different kingdoms have two different rules. Quindi io devo entrare in quel regno, non devo portare il regno dentro di me. So I need to enter inside of that kingdom. It's not E about allora, me bringing that kingdom inside of me, scusa. no, te. Allora come vive la pianta? So how does the plant live? Perché anche la pianta è collegata alla luce e al calore. Because even the plant is connected to warmth and light. Fiorisce e matura. It blooms, it matures. Allora è completamente l'opposto. So it's the complete opposite. La pianta elimina aria e calore. The plant eliminates warmth and light. Eliminando aria e calore, And by eliminating light and warmth, l'aria e calore esterni the external light and warmth entrano in simpatia con l'aria e il calore della pianta enter in sympathy with the warmth and light of the plant. e la pianta fiorisce e matura. And then the plant blooms and matures. Bene. Well, Good. good, vabbè. Però Eh? c'è un però. But there is a but. Come fa la pianta a eliminare aria e calore? How does the plant eliminate warmth and light? Dove la prende? Where does she take it? Abbiamo detto che per simpatia entra aria e calore. If they enter through sympathy, Quindi la pianta elimina l'aria e il calore della terra. therefore the plant eliminates the warmth and light of the earth, Quelli di madre terra. the ones of Mother Earth. Quindi porta su aria e calore di madre terra So brings up the light and warmth of Mother Earth, li dona gifts them, e risponde Padre Cielo. and then Father Sky replies, answers. Quindi la pianta è dono. So the plant is gift. Il segreto della pianta è che è un dono. The secret of the plant is that it is a gift. Fai vedere l'immagine che segue. E qui lo Steiner fa un'immagine, And here Steiner has an image. e per questo presa proprio da Koberwitz. This is taken from Koberwitz. Allora vedete sotto c'è terra e acqua, Below we have earth, water. c'è questo gesto di espansione della pianta, This gesture of expansion of the plant. quindi la pianta elimina aria e calore So the plant eliminates warmth and air. e dall'esterno entra quello cosmico. And from the outside, the cosmic ones can enter. Bene, quindi un gesto di apertura. So a gesture, an opening gesture, Dove? gift. E sopra c'è l'animale, And above we have the animal, che invece è chiuso in aria e calore. closed in warmth and air. Vedete che è un gesto di gastrula, It's a gesture of a gastrula, come un embrione, like an embryo. e mentre invece da sotto deve entrare terra e acqua elaborate. And from under, earth and elaborated earth and water need to enter. Che lo prende dalla pianta. And they take it from the plant. Sono proprio due gesti opposti. Two opposite gestures. Quello di sotto è un gesto puramente eterico. The one under is purely etheric. Dall'altra parte abbiamo un gesto invece puramente animico. And on the other side, we have a gesture that is purely anemic. L'insieme crea l'equilibrio, l'armonia. Together, they create harmony, the balance. Quindi nella pianta, So in the plant, con la linfa ascendente, with the ascending sap, che è figlia dell'humus, daughter of humus, abbiamo questo dono di aria e calore. we have this gift of warmth and air. L'ambiente risponde The environment responds.
Abbiamo la linfa discendente We have the descending sap e la fioritura. and blooming. Il calore segue dopo, The warmth follows later, il calore è il più alto, no? higher warmth. E collega con le lontananze cosmiche, It connects with the cosmic distances. e questa è la fruttificazione And this is fruit setting che avviene attraverso la forza del cambio. that happens through the force, the strength of the exchange. Abbiamo già parlato di queste cose. I've already spoken about these things. Bene. Puoi togliersi. Puoi mettere l'altra immagine. Quindi guardando ancora la pianta, se adesso arriva l'altra immagine. Looking still at the plant. Ecco, allora partendo da sotto abbiamo aria e calore terrestri, Starting from below, we have air and terrestrial air and warmth che è legato al calcare. connected to calcium. Poi si sale, abbiamo terra e acqua nella pianta, Then earth and water in the plant, e questo è l'humus. humus. Poi abbiamo la pianta verde che cresce, Then the green plant that grows. quindi linfa ascendente, So ascending sap, sempre legato a terra e acqua. always connected to earth and water. E poi abbiamo l'aria e il calore della terra che escono. And then we have the air and the warmth that exit E chiama dall'esterno aria e calore diffusi. and calling in diffused air and warmth. E il mondo di sopra è legato alla silice. And the upper world is connected to the silica. Bene, questo si comprende come il preparato di silice può sostenere la parte di sopra. Then now we understand how the silica prep can support the higher upper realm, Mentre invece il preparato di cornoletame sostiene la parte sotto. while the horn manure supports the lower part. E gli altri preparati sono all'interno, come abbiamo già visto. And the other preps are inside, as we have already seen. Quindi la pianta manifesta il dono dell'amore. So the plant manifests the gift of love. Si offre totalmente. She offers herself up, Invece l'animale si nasconde. while the animal hides. Ha una vita interiore He has an inner world, che è l'anima. life, it, Che è l'anima. which is the soul. Bene. Quindi il compito dell'uomo è aiutare questa pianta nel gesto del dono. So the task, the job of man is to help the plant in this gifting. Prima cosa, dirle grazie, First of all, say thank you, perché lei si dona a noi, a tutto. because she gives to us, to everything. E quindi questo dono è massimo nella parte alta, And this gift is maximum in the higher part. quindi lì ci sono tutta l'azione degli esseri elementari There we have the whole action of the elemental beings e lo sviluppo del valore nutrizionale, and the development of the nutritional values, che vuol dire nutrire l'uomo in tutti i suoi piani. which means to nourish man in all of his planes. E questo è legato al rapporto dell'uomo con le piante, And this is connected to the relationship between man and plants. leggo la frase dello Steiner, We're going to read Steiner's sentence. la pianta dà, The plant gives. vive grazie alla possibilità di dare. She lives through the possibility of giving. Quindi dobbiamo noi dargli questa possibilità di donare. So we need to give her this possibility of gifting. E qui ci sono i preparati, And here we have the preps. perché 501, 507, 506 sostengono tutta quella parte sopra. Because 501, 506, 507 support the whole upper part. Bene, quindi noi possiamo aiutarla. So we can help them. Benissimo.
Questo è legato quindi alla coscienza dell'agricoltore. So this is connected to the consciousness of the farmer. Quindi noi realizziamo una pianta che abbia il massimo delle sue possibilità. So if we have a plant that is able to express the highest of its possibilities, che poi diventerà nutrimento per il giusto animale, per il corrispondente animale. and then she will become the right nutrition for the right animal. Bene, altro disegno. Adesso devo ancora inserire un pensiero. We need to add another thought here. Gli zoccoli, The hoofs. perché abbiamo parlato di testa e coda, We talked about head and tail, ma ci sono anche gli zoccoli. but there's also the hoofs. Gli zoccoli servono per far salire le forze terrestri. The hoofs are to have the terrestrial forces rise up. Allora qui adesso c'è un pensiero che faremo un po' fatica a portarlo. There's a thought here, and it might be a little hard for us to process this. Primo sappiamo che animali sono, il cavallo è su un solo dito, lo zoccolo è un solo dito, no? So as we know, like the hoof, it's like one finger, La vacca c'è di due dita, and then the cow has two fingers. Oops. la gallina su tre. The chicken has three. Bene, quindi questo è il rapporto diverso che hanno con Madre Terra. This is a different relationship they have with Mother Earth. Voi sapete che il cavallo sta sempre in piedi, The horse always standing up. anche il tuo. Anche chi? Tuo. Ah, yes, sì, anche il mio. Quando il Yes. cavallo si sdraia è ammalato o muore. When horses are laying down, they're usually either sick or they're about to die. Quindi lui tocca pochissimo la terra. So he doesn't touch the earth a lot, just one finger. La vacca è già più terrestre. And then the cow is more terrestrial because Bene. she has two. Allora qual è la funzione dello zoccolo? So what is the action, the function of the hooves? E adesso si complica tutto. And now everything is going to get complicated. E facciamo un esempio facile. Let's have an easy example. Torniamo alla testa con le corna. Let's go back to the head with the horns. Allora, abbiamo detto che le corna, parlando di vacche, sono l'organo captatore. As we said, the horns are the captivating organ. Sì, ma è come dire sono una porta, no? It's like saying that they are a door, right? Nella porta si va da due parti. La porta. With a door, you can either come in this way or come in this way. Noi sappiamo che quando la vacca è incinta, We know that when the cow is pregnant, sul corno si forma un anello. on the horn there's a ring. A ring is formed. Quindi contando gli anelli si sa quante gravidanze ha avuto la vacca. So by counting the rings, we can know how many times the cow was pregnant. Allora, prendiamo la corrente aria, quella della coda. Silvia, segui. Let's take the air current, the tail current. Queste forze entrano, abbiamo la carne, i muscoli, Horses enter, we have meat, flesh, muscles. però questa forza è come se spegnesse man mano che va avanti, But it's like if this force turns off as it keeps moving forward. It gets lighter and lighter. e arriva fino alla testa. And then it reaches the head. E lì è minima, And there it's very minimal. però quando c'è la crescita del corno, But when the horns start growing, la gravidanza, quindi il massimo lavoro nel posteriore, the pregnancy, so the highest work in the back part, inibisce la crescita normale del corno inhibits the normal growth of the horn, e si forma l'anello. and the ring forms. Le corna sono anche uno strumento per far uscire. The horns are also a tool to have things go out. Quindi sono strumento per ricevere e strumento per uscire. So tool to receive and tool to release. Quindi anche per gli zoccoli vale questo.
This also applies to the hooves. Sono porte per far salire le forze di Madre Terra, They are doors to have Mother Earth enter, e sono anche porte di uscita, di scarico, se ci sono troppe forze terrestri nell'animale. but they're also a door of release, expelling if there are too many forces in the animal. Quindi se l'animale ha una cattiva alimentazione, If the animal doesn't have a proper nutrition, quasi sempre troppo ricca, too rich, perché si vuole far produrre tanto, no? because a lot of people want to produce a lot, so the nutrition is too rich, Quindi proteine. too many protein. Questo crea forte scarico sul piede, sullo zoccolo, This creates a strong discharge on the hooves, e lo zoccolo si ammala. and then the hooves get sick. Afta episotica. They Afta episotica. They get a disease of rafta, non so come si dice in inglese. In italiano. Che colpisce lo zoccolo. Oh, foot and mouth disease, and it attacks the hooves E la bocca, and the mouth, perché anche tutta la corrente che è dietro va a finire nella testa. because the whole current that is in the back ends up being in the front. Quindi dobbiamo vedere proprio queste porte So we need to see these doors che lavorano in tutte e due le direzioni. and how they work in both directions. Questo ci crea un po' di problemi nella diagnosi di una malattia dell'animale. This creates a little bit of problems in the diagnosis of the problems with animals. Ed è per quello che esistono i veterinari. And this is why we have veterinarians. Però io vi posso garantire But I can guarantee che individuando queste carenze o eccessi in queste porte, by being able to see these lacking or too parla. okay or too much in either part, the front or the back. Non era previsto che dicessi questo, Silvia, ce l'abbiamo il filmato del cavallo? No, così no. Non così no. No. Va bene, non riesci a prenderlo, a recuperarlo. Mi serve il cellulare che è di sopra, è complicato. Sì, intanto parlo un po' e tu... No, siamo qui sull'argomento. Bene, non diciamo cose brutte, vado avanti io. Vai, Silvia. Sto provando a cercare se ce l'ho qui da qualche va parte. bene. Un momento. Ma se lì è sicuro che ce l'hai. Sì, ma devo, scusa, Va bene. se lo devo tirarlo Va fuori, bene. ingrandirlo, Basta. è diverso. Allora, dobbiamo aver chiaro che quindi l'animale assorbe. So we need to be clear that the animal absorbs E anche scarica. and then also discharges. E alle volte anche lo scarico avviene così. And sometimes the discharge happens like this. Quindi può essere un eccesso di forze So it can be an excess. Non ti sento più. nel collo della testa, Scusami, Enzo, non ti sentivo. di forze di testa, So it can be an excess in forces of the head, che va a finire fino nella parte metabolica. and it goes all the way to the metabolic part. Oppure un eccesso di forze metaboliche che va a finire nella testa. Or an excess of metabolic forces that end up in the head. In genere quando c'è un eccesso di forze metaboliche abbiamo infiammazioni. When there is an excess in metabolic forces, we have inflammation. Quando c'è un eccesso di forze della corrente della testa, del nervo, abbiamo sclerosi. And when there is an excess of forces of the head, we have sclerosis. È come noi con il nostro naso. It's like us with our nose. Possiamo inspirare ma anche espirare. We can breathe, inhale or exhale. E questo vale per queste porte. And this also applies to these doors. Ad esempio hanno fatto in Egitto un ottimo lavoro, sembra che In Egypt, they carried out great work. hanno fatto un bel corno letame, They made a very nice horn manure
without the horn. Hanno usato lo zoccolo del cammello They used the hooves of the camel con dentro il letame del cammello. with inside of it the manure of the camel. E hanno fatto quello che per noi è il corno letame. And they made what for us is the horn manure. Questo mi fa molto piacere questo lavoro, This work is very good for me perché è inutile usare il corno letame della Germania in Egitto. because it's pointless, right, to use the horn manure that's coming from Germany and Egypt. Sì. Ancora una cosa voglio dire sull'animale, Another thing I want to say about animals, che lo scopo dello zoccolo è anche di scaricare l'astralità in eccesso. the function also of the hooves is to discharge the excess in astrality. Quindi se c'è nell'ambiente troppa astralità, So if there is too much astrality in the environment, l'animale lo scarica a terra. the animal will discharge it in the earth. Questo vale anche per l'astralità del padrone, del conduttore. This also applies to the astrality of the owner. Quindi una volta quando si lavorava con l'animale, So once upon a time, when we worked with animals, con il colpo dello zoccolo, every beat of the hoof era come un trattamento contro le parassitosi. was like a treatment against parasites. È chiaro che è un tempo che ormai è praticamente scomparso, Clearly, this age in time is basically gone. e quindi bisogna inventare cose nuove. And so we need to come up with different methods, different ways. Benissimo, brava. Grazie, bravo anche te. Respiro. Come va Silvia? L'ho trovato. Bene. Allora, facciamo una cosa. Siccome dopo la mia memoria magari sbaglia, Silvia, vuoi raccontare tu 2 parole? Allora, Non vale italiano. questo cavallo, un cavallo arabo, Aspetta che bisogna tradurre. There, there's this horse, this Arabian horse, aveva un problema alle zampe anteriori. had a problem with the two front legs. Su una delle zampe anteriori aveva proprio della laminite. È un'infiammazione della zampa. And in the front, he had this like in one of the legs, he had this very bad inflammation in one of his legs. Credo sia laminitis. Non sono sicura. Beh, in latino mi sembra sia laminitis. Vabbè. E tanto lo dice in latino. Laminitis? Sì. Sì. Buona. Sì. L'ho americanizzato un po'. Sì, lo sto cercando anche sul dizionario, dovrebbe essere così. Sì, l'ho appena visto anch'io. È una malattia praticamente incurabile. It's basically a incurable disease. L'animale non può più appoggiare il zoccolo. C'è anche la foto del cavallo questa sera e ci ascolta, mi ha appena scritto nella chat, c'era la Giulia. Dillo in inglese, così vediamo se è vero quel che diciamo. Sì. Yes, the owner of the horse is online in this moment. She's writing me in the chat. Bene, fa avanti. E nell'altra zampa aveva, mi pare non avesse la laminite, ma comunque aveva male. Mi sembra che come zampa. andasse storto la gamba. Sì, aveva passato un è sacco, passato non un mi anno. ricordo. Va bene. And the front leg was a little bit crooked. It wasn't straight. I can't quite remember, but it wasn't fully straight. So he was also having a hard time with the other leg. E questo cavallo era a Roma, quindi a molte ore di distanza da noi. This horse was in Rome, so several hours away from Enzo and Silvia. E la padrona ha inviato una foto dell'animale. And the owner sent them a picture of the horse. Solo della parte anteriore.
only of the front part. E Enzo ha fatto un trattamento a distanza. Enzo carried out a treatment in distance treatment. Era un problema di scarico delle zampe anteriori. There was a problem in discharge of the front legs. Quindi creando questi vortici ho favorito questa discesa, questo scarico di forze. So by creating these vortexes, he favored this discharge. He supported a discharge. Bene, abbiamo fatto anche un trattamento per la laminite. We also had created a treatment for laminitis. E non mi ricordo dopo quanti giorni che c'è il video. Io credo che il video fosse proprio del giorno dopo, Sì. scusami. Quindi in pochissimo tempo. And within about a day. E vediamo un cavallo che non camminava adesso. Quindi we went from a non-walking horse to a walking horse within a day. E intanto il cavallo prendeva anche il nostro preparato, quello base di sostegno generico agli animali RD113. And the animal was also taking the R113 product, which is the generic support for animals. E tu avevi riscontrato una debolezza della corrente anteriore che entra dal muso, mentre la corrente posteriore non aveva problemi. And identified that the front current was having a problem, but the back current was not. Quindi tu hai potenziato i vortici in discesa e hai fatto la M euritmica. So he enhanced the vortex in descent, and he also carried out the eurythmic M. Per armonizzare tutto. To reharmonize everything. E anche la padrona mi conferma che la foto è stata scattata dopo 1 o 2 giorni, il video è stato dopo 1 o 2 giorni. And the video was about 1 or 2 days after the treatment. Bene, vediamo cosa è successo in 1 o 2 giorni. Here's the video. Sto cercando di farlo vedere. Ecco. Ci riusciamo. Ditemi se riuscite. Sì, adesso è fermo, però c'è. Eccolo qua. Questo è un animale che non camminava. Sì, camminava lentamente, Sì, faceva le zampe. Allora adesso cammina. This animal was walking super slow, and now he's doing great. Prende fiducia. He's taking in, he's confident. Eccolo qua. Sì. Oh. È bellissimo. Questo aveva la laminite 2 giorni prima. Again, this is the horse that had laminitis like a day prior to this. Si chiama Neige. Bene, allora vedete che questa storia di anteriore, posteriore, zoccoli, forse c'è qualcosa da studiare. So as you can see, there is probably something to study here, right? About the front current, the back current. Perché è molto più semplice. A lot simpler. Anche meno costoso. And a lot less expensive. Va bene, guarda che meraviglia. La gioia di questo animale. Aveva tanta voglia di correre. Cavallo da corsa. Look at the joy in this animal. E chi lo tiene? Sopra, Jessie, vai sopra. Va bene. Bene, andiamo avanti. Respiro, chiudi tutto. Jessie, dimmi quando sei stanca, sai tranquillamente. Ieri? 2 settimane fa. No, faccio ancora 10 minuti, no, all'1:30, Silvia, e poi passo a te. Grazie, come vuoi. Adesso inizia l'8ª conferenza. Abbiamo finito la Now we start the 8th conference. E lo Steiner parla ancora dell'alimentazione. And Steiner speaks more about nutrition. E dice che ci sono delle regole generali. And he says that there are general rules. E poi dice in realtà ogni caso è un po' diverso. But then in reality, each case is a little different. Quindi bisogna sempre trovare questa relazione tra il foraggio e l'animale. So we always need to find this relationship between the plants and the animal.
Ripete ancora che aria e calore fanno la carne e le ossa. He repeats again that air and warmth make bones and flesh. Ma adesso noi possiamo iniziare a fare dei pensieri. But now we can start making some thoughts. Allora, se l'animale ha bisogno di terra e acqua, If the animal needs earth and water, glielo diamo col foraggio, and we give it to him with nutrition, plants, non è la stessa cosa se il foraggio è fresco o secco. it's una domanda. Sì, è retorico. Okay, sì. Okay. Is it different if the forage is dry or if the forage is fresh? Perché se il foraggio è fresco, Because if the forage is fresh, abbiamo più acqua we have more water. e questo diventerà vigoria. E questo diventerà? Vigoria, forza And biologica. this will turn into vigor. Se invece il foraggio è secco, If the forage is dry, e in teoria è diventato secco con la forza del sole, and in theory it became dry through the forces of the sun, si è collegato di più alle forze di calore, aria e it will calore. connect more to the forces of warmth. Quindi ha, virgolette maiuscole, più forze di coscienza. So, quote unquote, it has more consciousness forces. E si traduce in una maggior forza di istinto. And then it is translated into a higher forces of instinct. E quindi più sano. And so healthier. Va bene. Va bene. E sappiamo anche che il foraggio fresco, che ha più acqua, We also know that the fresh forage that has more water produce più latte. produces more milk. Poi, prossimo incontro, approfondiremo. Adesso ci basta così. For now, we will deepen this next time. For now, we're going to leave this here. Poi lo Steiner dice una frase che conosciamo, And Steiner says a sentence that we know, che siamo tutti innamorati di conoscere proteine, grassi, sali minerali e carboidrati del foraggio, no? we are all in love with knowing the protein, the carbs, the salts in the forage. Noi pensiamo sempre che dobbiamo reintegrare quello che consumiamo. We always think that we need to reintegrate what we're consuming. E abbiamo una frase che riassume tutto questo. We have a sentence that summarizes all of this. Noi siamo quello che mangiamo. We are what we eat. Questo è assolutamente non vero. This is absolutely false. Perché noi riceviamo dal cosmo e condensiamo. Because we receive from the cosmos and we condense. Noi siamo cosmo condensato. We are condensed cosmos. E siccome siamo arrivati alla fine quasi dei nostri lavori, And since we have almost reached the end of our work, adesso parlo in un altro modo. I am now going to talk in different ways. Il cosmo non è altro che amore. The cosmos is nothing else other than love. Quindi noi siamo amore. So we are love. Non siamo quello che mangiamo. We are not what we eat. Noi siamo amore condensato. We are condensed love. Se riuscissimo a fare questo pensiero, If we are able to make this thought, forse anche ci muoveremo, faremo cose diverse. maybe we will be able to move and do different things. Beh, poi lo Steiner ancora ripete tutta l'alimentazione. And Steiner speaks more of the whole alimentation, nutrition. Che non parliamo più. And we're no longer going to talk about it. Poi dice un'altra idea sbagliata che abbiamo. Another wrong idea that we have. E l'abbiamo tutti vista questa idea l'abbiamo tutti vista. I've all seen this idea. Che il cibo entra. Food enters. Lo stomaco è come un bruciatore che brucia tutto. The stomach like burns everything. Questo mi dà energia. This gives me energy.
e la cenere la butto giù nel gabinetto. and then I go to the toilet. Lui dice, questo è vero, This is true nell'inorganico, in the non-organic, ma nell'uomo e nell'animale è tutto diverso perché c'è la vita. but in man and animals, everything is different because there is life. Il vero lavoro è l'annientamento della vita che c'è nel cibo, Il vero lavoro è l'annientamento della componente eterica del cibo, the real work is the annihilation of the etheric food component of food. quando io mastico, When I chew, la componente eterica si libera. the etheric part frees itself. Io devo pensare che devo digerire la materia I need to digest the matter e devo digerire la componente eterica. and digest the etheric part. Allora, quando io digerisco la componente eterica, When I digest the etheric component, uso delle forze completamente diverse che per digerire il fisico. I use forces that are completely different from the ones that I use to digest the physical. Non c'è più peptina e queste cose qui. I don't have Ecco. all of those things. Ma per digerire l'eterico devo usare il mio corpo eterico. But to digest the etheric component, I need my etheric body. E siccome il corpo eterico ha delle leggi opposte al piano fisico, And because the etheric body has rules that are opposite to the physical ones, per digerire l'eterico to digest the etheric, devo attivare molto il mio corpo eterico. I need to activate my etheric body a lot. E più lo attivo, The more I activate it, sono forte. the stronger I am. Quindi nel piano fisico, più lavoro fisicamente, più sono stanco. In the physical, the more I work physically, the more I will be tired. Nel piano eterico, più lavoro, più sono vitale. In the etheric realm, the more I work, the more I'm vital. Quindi proteine, grassi, carboidrati c'entra molto, molto poco. So proteins, fat, carbohydrates, all of that stuff doesn't really have a lot to do with Questo si anything. capisce perché quando una persona è molto debole, We can understand this because when someone is very weak, tipo in ospedale, like in the hospital oppure dopo una malattia, or after being sick, se tu mangi un'insalata cruda non la digerisci. if you eat like a salad, you won't be able to digest it Perché è troppo eterica because it's too etheric e tu non hai tutte quelle forze eteriche. and you don't have all of those etheric forces. Quindi al convalescente si dà la verdura cotta, non cruda. Why when you're healing, you eat cooked veggies. Bene, va bene. Quindi abbiamo detto la visione della combustione è puro materialismo. So the vision of combustion is pure materialism Perché nel vivente abbiamo solo dei processi, diciamo, di vita. because in the living we only have living processes of life. Quindi quando noi sciogliamo le sostanze, So when we dissolve the substances, dice tutta la masticazione, il gusto, il piacere, so chewing, taste, the pleasure of it. pensate alla vacca che rumina continuamente il cibo, Think about the cow that chews and chews and chews, ruminates for so long. questo alimento comincia ad avere una caratteristica senziente, come un'intelligenza semplice, ma un'intelligenza. This takes on a sentient element. Comincia ad aiutare i processi di coscienza dell'animale. It starts helping the processes of consciousness of animals. Bene, andiamo ancora un poco avanti, un po' semplifico perché siamo tutti stanchi. Tu no, perché è mezzogiorno. Bene. Stanca, lo stesso. Lo Steiner dice ancora una cosa. And Steiner says another thing. L'unico maestro è la natura.
The only teacher is nature. Dobbiamo imparare dalla natura, non dai libri, We need to learn from nature, not books, dalla realtà. from reality. E gli unici 3 libri che dovremmo imparare a leggere The only 3 books that we should learn to read sono i 3 libri della natura. is 3 books of nature. Libro delle forme, Books of form, della vita of life, e il libro delle coscienze. and the book of consciousness. Va bene. Oh, guardiamo ancora c'è. Poi lo Silvia. Sì. Passo a Silvia. Tocca a Silvia. Ok. Benissimo Silvia. Jessie, grazie. Grazie Jessie. Ma vi ascolto, se hai bisogno ci sono. Perché parliamo di animali, Lo so, per quello. Basta. Bene, ci siamo Silvia. Bene, siamo sempre nell'8ª conferenza. So we always are in the conference number 8. Siamo arrivati al 6º capoverso. We got to the 6th Verse. paragraph. Va bene. Parla ancora della pianta che non è compenetrata dall'astrale. Steiner is still speaking about the plant which is not compenetrated by the astral. L'astrale è tutto attorno come un embrione. The astral surrounds the plant like an embryo. La pianta solo sfiora l'astrale. And the plant just barely touches the astral world. Con la fioritura. By blooming. Se l'astrale entra, if the astral enters the plant, abbiamo le piante tossiche. We have toxic plants. Alcaloidi. And alkaloids. E nel libro della forma vediamo il fiore che si chiude. In the book of forms, we can see a flower that closes up. Quindi forma una bolla d'aria interna. And creates an inner bubble of air. E la fioritura scende lungo il fusto. And in that plant, the blooming, the flowers descend along the stem. Tipico il pomodoro. Typical example is the tomato. Ma anche la cannabis. And hemp as well. Va bene. Quindi l'importanza del giusto rapporto con la vita diffusa. So the importance of the right relationship with the diffused life. La prossima volta vedremo la differenza nel dare foraggio ad un animale. Next time we will see the difference of giving fodder to an animal, forage to an animal. Un foraggio che è nella fase foglia o nella fase fiore. Using plants that are in their leaf phase or in their flower phase. E adesso facciamo già un pensiero di avvicinamento. And now we can start thinking, approaching the concept. Nutrirsi di frutta matura. Feeding Noi anche l'animale. Feeding ourselves or an animal with ripened fruit Sostiene i processi animici. supports our soul processes. E quindi l'anima viene nutrita. And our soul is feeded, is nourished. Parentesi. Parenthesis. Un uomo che non vuole mangiare la frutta. A man who doesn't want to eat any fruit. In genere. Normally. Non voglio pentirmi di quello che dico. I don't want to repent of my words. È una persona che non vuole manifestare i suoi sentimenti. Is a man who doesn't want to manifest its feelings. Se la frutta è cotta, if the fruit is cooked, ha ancora più forza di calore. The fruit has even more forces of warmth. E quindi sostiene di più i processi animici che la frutta cruda. And it supports more and more, or even more, the soul processes. Benissimo. E adesso un pensiero nuovo. Now a new thought. Noi sappiamo che un organismo è sempre triarticolato in 3 parti. We know that an organism is always three articulated. It always has 3 parts. Testa, ritmo e metabolismo. Head, rhythm, and metabolism. Lo Steiner dice che il mondo degli animali Steiner says that the animal world è debole nella parte centrale, ritmica. is weak in the rhythm, in the central part. Non è che non ce l'ha, ma è debole. It's not that that part is missing, but it's weak. E quindi va sostenuto.
And so we need to support that part. La parte centrale è la parte ritmica. The central part, the rhythmic part. E quindi è fondamentale, come dire, lavorare con l'animale rispettando dei ritmi precisi. So it's important to support the rhythmic part, to work with the animal, respecting specific rhythms. Fare le cose con gli stessi orari. For example, by doing the same things at the same hour. Ad esempio, quando c'è l'ora legale, for example, when we change the hour, molti allevatori non rispettano l'ora legale. Many farmer doesn't respect the new hour. Perché per noi cambiare di quell'ora, because for us to change 1 hour, che richiede un paio, 2 o 3 giorni di adattamento. It takes a couple of days for us to get used to the new time of the day, to the new hour. Hanno visto che invece l'animale aveva molta difficoltà a cambiare orario. But they saw that it was very difficult for the animal to change hour. E quindi tenevano l'ora solare. So farmers used to keep the solar hour. Bene. E questo per sostenere la parte ritmica dell'animale. In order to support the rhythmic part of the animal. E anche fargli le coccole. You always need to caress it. Quindi il rapporto che c'è tra l'animale e il padrone, il conduttore. So to develop a relationship with the animal. Allora, se in genere l'animale è triarticolato, if normally an animal is three-articulated, testa, ritmo e metabolismo, head, rhythm, and metabolism, con il ritmo debole, and the rhythm is weak, questo lo vediamo anche dall'altra parte. this can be seen from another side. Se io guardo la testa, If I look at the head, ho una parte qui che è la testa della testa. I have a part of my head that is the head of the head. Qui una parte metabolica. Down there I have a metabolic part of the head. Si muove. It can move. Entra il cibo. And food enters. E questa è la parte ritmica. The central part of my head is more in relationship with the rhythm. I due buchi corrispondono alla forma dei polmoni. The two holes correspond to the form of my lungs. Quindi guardando la forma delle due narici, looking at the form of buchi, the holes buchi, of my nose, tu sai come stanno i polmoni. Nostrils, you know how your lungs are. Vedete che quelli di Silvia sono più piccolini. Can you see that Silvia's are smaller? I miei sono più larghi. While Enzo's are bigger. Sicuro sono io che sono sbagliato. I'm sure that mine are wrong. Benissimo. Allora, se ragioniamo così, if we think this way, se questa parte corrisponde al ritmo, if this part of the head corresponds to the rhythm, e abbiamo detto che nell'animale la zona ritmica è debole, and we say that in the animal the rhythm is weak, voi vedete che quasi tutti gli animali hanno il muso in fuori. You see that the most part of animals have the muscle that goes kind of goes out. Ma soprattutto il naso. But above all, the nose. C'è come una compensazione. There is a kind of compensation. Debolezza nell'organismo. Weakness in the organism. E eccesso nel muso. And an excess of that part in the muzzle. Lo sapete che questa, pensate ai cani, è una parte delicatissima. Snout, muzzle. For example, in dogs, this is a very delicate part. Se il cane prende un colpo sul naso può morire, no? With a hit on the nose, a dog can die. Ecco. Quindi per comprendere un po' questo mondo del ritmo dell'animale, so in order to understand this world of the rhythm in the animal, possiamo fare ancora un pensiero. We can also add another thought. Pensate al naso più lungo che ci sia. Think about the longest nose that you know. L'elefante. The elephant. Allora questo naso lungo This long nose non è un errore.
is not a mistake. Ti dice che la testa eterica dell'elefante It's telling you that the etheric head of the è elephant molto grande is very big, e finisce dove finisce la proboscide. and the etheric head ends at the end of the nose. E noi sappiamo che il corpo eterico è il corpo della memoria We know that the etheric body is the body of memory, e tutti abbiamo sentito parlare della memoria eccezionale dell'elefante. and we heard about the huge memory of the elephant. Se uno fa una mala azione su un elefante If someone behaves badly with an elephant e poi va via quell'uomo and that man goes away e dopo anni incontra ancora and then l'elefante, comes back years later and meets the elephant magari again, neanche riconosce più che quell'elefante lì, maybe the man doesn't recognize the elephant, ma l'elefante se lo ricorda. but the elephant recognizes and remembers the man. In quell'uomo gli conviene stare attento. And better the man stays away from the elephant. Bene, siamo quasi finiti. Va bene. Poi porto delle domande io adesso. Now I want to ask you some questions. Noi guardiamo molto nell'animale la capacità di trasformare il foraggio in latte. In the animal, we always look at the capability to transform the food, so the grass, into milk. Si chiama la resa del foraggio in latte. This is called the yield of the fodder into milk. Sappiamo che quello che rende di più è la capra. We know that the animal that has the better yield, the highest yield, is the goat. Già la pecora, che è molto simile alla capra, rende di meno. The sheep that is similar to the goat has a lower yield, E anche la vacca rende di meno. and the cow as well. Faccio proporzione chilo di foraggio, litri di latte. The ratio is kilograms of grass and liters of milk. Parliamo di un allevamento sano. Speaking about a healthy way of breeding, Perché ci sono vacche che producono una quantità enorme di latte because there are cows that can produce a tremendous quantity of milk, ma invece che vivere 20-25 anni, but instead of living 20-25 years, vivono 5 anni. they just live 5 years. Quindi hanno trovato un sistema di concentrare tutta la produzione di latte in quei 5 anni. It's like they found a way to concentrate the production of milk in just a few years of life. Sono vacche con delle super mammelle These are cows with kind of super breasts. le gambe non riescono a ottenere il peso, Their legs cannot support their weight. le vacche sono legate con delle cinghie e appese al soffitto. They are kind of hanged at the ceiling of the stable. Quindi non guardiamo quelle aberrazioni, quelle disgrazie. Let's not look at that extreme situations that are Va bene. horrible. Guardiamo una cosa più vicina. Let's look at something closer. Perché la capra produce più latte della pecora? Why can the goat produce more milk than the sheep? Sono molto simili. They are very similar. Qual è la grande differenza? What is the big difference? Che la capra c'è il pelo The goat has hair, e la pecora c'è la lana. while the sheep has wool. Da dove viene la lana? Where does the wool come from? Che forze ci sono nella lana? What kind of forces are in the wool? Allora, noi sappiamo dallo Steiner We know from Steiner che il latte non è altro che una metamorfosi del sangue dell'animale. that milk is nothing else but a metamorphosis of the blood of the animal. Questo non vuol dire che noi togliamo il sangue dell'animale. This doesn't mean that we are taking out blood
from the animal ma sono forze, or taking away blood. sono le forze che formano il sangue, si metamorfosano nelle forze che creano il latte. But the forces that can create blood are turning into forces that can create milk. Bene, quindi abbiamo foraggio, latte. So we have grass, milk, from grass to milk, Passando attraverso le forze del sangue. going through the forces of the Le blood. forze si deve dirlo 2 volte. Forces, Forces? devi sottolinearlo, se no si pensa. Forces. We need to highlight this word. It's forces. Nella pecora cosa c'è? And in the sheep, what can we find? Che c'è un passaggio in più There is a step more, e riguarda il pelo che diventa lana. and it's about the hair, the fur, the hair that becomes wool. E quindi ci sono meno forze che rimangono per il latte. This means that we have less forces left to make milk. Se noi questo pensiero lo portassimo avanti, If we were able to bring forward this thought, si può migliorare la qualità della lana. we would improve, or we would be able to improve the quality of the wool. Si potrebbe che le nostre pecore normali, And our normal sheep che producono una lana che è considerata un rifiuto speciale, that make wool, which is considered a kind of special waste here, producano una lana con il pelo più sottile, they could produce a more subtle and dedicated wool, tipo merinos, like merinos sheep, e diventerebbe molto più interessante allevarla. and it would become more interesting to read them. Bene, adesso lasciamo stare anche questo e abbiamo ancora un'immagine. Okay, so we have another image. Lo Steiner continua a ripetere lo stesso concetto alimentazione terrestre cosmica. Steiner keeps repeating the same concept, cosmic and terrestrial feeding. E adesso cerchiamo di ridurre tutto a un'immagine. And now let's try to resume to sum up everything in one drawing. Cominciamo da sopra. We start from above. Allora, le sostanze terrestri sono nella testa. So terrestrial substances are in the head. Abbiamo detto che il cibo va giù, si smaterializza. We said that the food descends and is undone, Poi torna su etericamente. dematerialized. Then it goes back up etherically. Passa il collo. It goes through the neck. E si condensa. And is condensed again. Quindi qui abbiamo sostanza terrestre. So in the head, No, quello blu, sì. in the head we have terrestrial substance. All'opposto, nel metabolismo, On the opposite part, in the quello metabolism, rosso, abbiamo sostanze cosmiche. we have cosmic substances. Cosmo condensato. Condensed cosmos. Nutrizione cosmica. Cosmic nutrition. Se adesso parliamo di forze invece, While if now we start speaking about forces, se parliamo del muso, speaking about the muzzle, abbiamo forze cosmiche. we have cosmic La forces. corrente che entrava, che abbiamo detto, dal corna. Do you remember the cosmic current that enters from the horns? Mentre invece nella parte posteriore abbiamo forze terrestri. While in the back part we have terrestrial forces. Bene. Le forze cosmiche tendono sempre a formare unità. Cosmic forces always wants to create unity, Mentre le forze terrestri creano suddivisione. while terrestrial forces always want to create a subdivision, Allora, differentiation. se guardo la vacca come nella figura, If I look at the cow as it is in the picture, no, quella di destra, scusa, il terrestre, a destra, if I look at this part of the cow io non vedo la suddivisione. on the right, I cannot see any subdivision. E dov'è la suddivisione? So where is it? 3 secondi, 3 seconds for you to think. quando la vacca fa il piccolo.
The subdivision is the process when the cow gives birth to a baby. Pensate cosa c'è di divisione cellulare dentro se fanno un embrione. Think about how much subdivision processes take place when the cow is pregnant. There is the embryo and the calf is formed. Questo è uno dei motivi per cui si capisce poco quando si ragiona in questo modo. This is one of the reasons why we didn't understand so much when we think about this. Perché nella parte anteriore Because in the front part, ho sostanze terrestri e forme cosmiche. I have terrestrial substances and cosmic forces. Come dire che nella testa dell'uomo It's like saying that in the human head, ho il terrestre, I have the terrestrial, si sente, però la funzione è you can cosmica. hear the noise, but the function is cosmic. Noi adesso stiamo usando forze cosmiche. In this moment, right now we are using cosmic forces, Invece nella parte posteriore while in the back part, io ho forze terrestri, I have terrestrial che forces. sarebbe nell'uomo sarebbero le gambe, In the man, these were the legs ma anche le braccia, and arms as well. e la forza terrestre divide The terrestrial force divides un osso, one bone, 2 ossa, 2 bones, 5 ossa 5 bones, e più nel carpo finché vuoi ossicino. and many bones there. Quindi ho la divisione. So I have division. Bene, e questo è sotto le forze cosmiche, sostanze cosmiche. Scusa. And in this part we have cosmic substances. Quindi coraggio, bisogna ragionare così. So be brave. We need to think this way. Se vuoi mettere a posto un cavallo a distanza solamente coi vortici, devi ragionare così. If you wanna cure a horse so many kilometers far away, you need to think this way. E poi ragionare sugli zoccoli, And you can think about the hooves, sia come salita di forze di madre terra, both as the Mother Earth's forces ascending, oppure scarico di eccessi superiori. or as the place where there is a discharge of highest forces. Benissimo. Ultima immagine e poi abbiamo finito. Questo c'è anche nella pianta. This is also in the plant. Quindi abbiamo forze terrestri e forze cosmiche, We have both terrestrial and cosmic forces, sia come sopra e sotto, as up, as above and below, sia come correnti che salgono e che scendono. but also as ascending and descending currents. Però non è facile capire questo, But it's not easy to understand it, perché ogni forza because every force ha sempre anche la sua controforza. always has its own counter force. Questo è l'equilibrio, This is the balance. questa è la salute, This is health. questa è l'armonia. This is harmony. Non è razionale, And it's not rational. è vita. It's life. Bene. Lo conoscevano molto bene i cinesi con lo yin e lo yang. This was very well known by Chinese people with their yin and yang. Lo conoscevano molto bene gli alchimisti, The alchemists knew it as well, perché ad esempio il processo terrestre è salino, because, for example, the terrestrial process is the sal, quindi la condensazione, condensation, però il sale è un cristallo but the salt is a crystal, e quindi ha le linee di formazione and so it has the line of form che sono cosmiche. which are cosmic. Quindi non c'è mai l'unilateralità. So there is never unilaterality. Lo dirò ancora una volta, l'unico essere unilaterale The only unilateral being è l'uomo, is the man. l'uomo che non vuole ragionare, The man who doesn't want to think, altrimenti l'uomo può abbracciare tutto questo. or the man could embrace all of this. Bene, nella pianta diventa importante ad esempio il trattamento che si fa al seme.
in the plant becomes important, for example, the treatment we make on the seed. Abbiamo detto per il polo cosmico 501, 506, 507. We said for the cosmic pole 501, 506 and 507. E per il terrestre 500, 501, 500, 502, 503. And for the terrestrial pole 500, 502 and 503. Quindi se vogliamo capire qualcosa, So if you want to understand something, da sviluppare una visione sottile we della need natura. to develop a subtle vision of nature. Libro delle forme, Book of forms, libro della vita, book of life, libro della coscienza. book of consciousness. Ci vediamo tra 2 settimane. See you in 2 weeks. Thank you very much. Anche gli italiani, bravi, bravi. Che è un miracolo che siamo ancora qui dopo 2 anni. Thank you all, because it's a miracle we still are here after 2 years. Questi erano i saluti? Va bene, saluti. Ok. Ringraziano e dicono buonanotte. Bene, quanti siamo? Soliti 44? 46. 46. Benissimo, saluti a tutti. Cheers. See you next time. Bye.